Benvenuti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo bellissimo e coloratissimo portachiavi ad uncinetto. È fatto da questo semplice fiore, di cui vi ho già fatto il tutorial. Ne facciamo due e li uniamo insieme con un giro di punti bassissimi. Fatemi sapere se vi piace questa idea, questo nuovo portachiavi, lasciandomi tanti like o un bel messaggio qui sotto al video. Prima di iniziare il tutorial vi volevo informare che ho creato un nuovo gruppo Facebook, si chiama Uncinette e Divertiti, quindi vi aspetto tutte lì con le foto dei vostri lavori e dei vostri nuovi portachiavi. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare i due fiori che ci servono per il portachiavi utilizziamo lo schema di questo fiore. Questo fiore ve l'ho fatto in un precedente tutorial, quindi andate a vedere questo tutorial per fare i fiorellini che ci servono. Vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Questo fiore io l'ho fatto per farne un sottotazza. Ho utilizzato il filato della Drops Paris e un uncinetto da 4,5 mm, mentre questa volta per fare i fiorellini piccoli utilizziamo un cotone sottile, io ho utilizzato il Cablé numero 5 e un uncinetto da 1,75 mm. Alle volte mi chiedete come fare più grande o più piccolo un determinato schema, per esempio un piccolo amigurumi o qualcosa del genere. Come vedete, con lo stesso schema, utilizzando filati e uncinetti diversi, il risultato può essere estremamente diverso, quindi a volte basta cambiare il filato e l'uncinetto. Oltre al filato e all'uncinetto ci servono una forbice, un ago da lana, un anello portachiavi con un pezzetto di catena e una coppia di pinze. Una volta preparati i due fiorellini, dobbiamo solo unirli con un giro di punti bassissimi, appaiando i rovesci del lavoro. Quindi il dritto rimarrà all'esterno sia davanti che dietro. Agganciamo il filo nel primo punto del petalo, quindi in uno dei 6 petali ci agganciamo sul mezzo punto alto con cui comincia l'ultimo giro di petali, sia del pezzo davanti che del pezzo dietro. E se non siamo sicuri di dove entrare, guardiamo dietro per vedere di entrare nello stesso punto. Portiamo fuori il filo e iniziamo a lavorare tutto un giro di punti bassissimi, un punto in ogni punto del petalo, prendendo tutto il punto del pezzo davanti e tutto il punto del pezzo dietro. E come sempre non tiriamo i punti bassissimi, altrimenti deformiamo il lavoro. Per ottenere questo bel ricamo intorno al fiore, lavoriamo tutti i punti fino a toccare l'ultimo giro lavorato con il giallo. In questo modo. E per passare al petalo successivo ci spostiamo di un punto di lato, sempre controllando di prendere lo stesso punto anche dall'altra parte. Così. E ricominciamo a lavorare un altro petalo. Qui il lavoro è veramente piccolo, quindi vi consiglio di aprire bene il lavoro per vedere in quale punto dobbiamo entrare, per non saltare nessun punto. E alla fine lavoriamo un ultimo punto prima di raggiungere il punto in cui abbiamo iniziato. Così. Lasciamo un punto da lavorare e tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo, infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile. Entriamo in tutta la catenella del primo punto bassissimo, così, e retrocediamo al centro della catenella dell'ultimo punto che abbiamo lavorato e usciamo dietro. In questo modo creiamo una catenella aggiuntiva e sul davanti il lavoro è perfetto.
Sul retro tenete una codina iniziale un po' più lunga della mia, perché adesso dobbiamo fare un nodino, e con il filo creiamo il punto che manca qui, semplicemente entrando ed uscendo da uno qualunque dei fori della lavorazione. Così. Ripassiamo questo filo per un paio di punti, passando sopra i punti che abbiamo già lavorato, in modo che non si veda, ma per saldare ulteriormente il filo senza tirare. Facciamo uscire questo filo da un foro della lavorazione, quindi qui vicino, e portiamo fuori il filo iniziale dallo stesso foro. Così. Tra questi due fili facciamo un bel nodo doppio, senza tirare troppo, altrimenti deformiamo i punti. E nascondiamo i fili e il nodo all'interno del fiore. E questo è il risultato davanti e dietro, e come vedete è bellissimo anche dietro perché sembra una cucitura. Con le pinze apriamo l'ultimo anello della catena e lo inseriamo in uno dei punti del fiore. E richiudiamo. E questo è il risultato. Io ho aggiunto un paio di ciondoli, ma voi ovviamente potete fare come preferite, aggiungere cose diverse, fare ulteriori ricami o aggiungere delle perline, quello che vi piace di più. Ovviamente quello che io vi do è solo un'idea su come utilizzare questo fiore, per esempio. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, che vi possa essere utile, spero che lo rifacciate perché è veramente simpatico, veloce e abbastanza semplice da realizzare. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante. Se avete piacere condividete il video, in questo modo aiutate me a crescere e molte altre persone che grazie alla vostra condivisione potranno vedere questo tutorial. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale e se siete già iscritti grazie mille. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri portachiavi, come sapete potete condividere con me le vostre foto sulla mia pagina Facebook, sul nuovo gruppo Facebook che ho creato che si chiama Uncinetta e Divertiti o taggandomi in Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!